Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere cosa ti accadrà nell'amore nei prossimi giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo nei prossimi 7-8 giorni, anche se il tempo è una mera illusione, noi ci diamo questo tempo e vediamo cosa ci accade. Allora, iniziamo con gli oracoli. Come stanno energeticamente? Cosa sta vibrando attorno alla tua energia in questo momento, Leone? Mettiamone una. Ci mettiamo queste. Poi ci mettiamo questi. Vediamo. Allora, partiamo da questa. Consapevolezza della tua anima gemella, inverno. E qua tu hai un'anima gemella. Stiamo registrando questo video in inverno e c'è qualcuno che ha consapevolezza che tu sei la sua anima gemella, viceversa. O arriverà adesso, in inverno, ok? Se non c'è nessuno. Nausicaa, sì, ti vedo splendente con Nausicaa. Nausicaa è l'adolescente che si lascia corteggiare, un po' Lolita, un po'... anche se sei uomo, sì, sì, ti vedo così in estasi anche. Vediamo qui. Ah, c'è un bel fidanzamento qua. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Beh, mi mette una crescita qui con qualcuno, eh? Sì, molti di voi stanno proprio in una situazione aurea bellissima con questa Nausicaa, una dea greca, una che si lascia corteggiare, il profumo, no? Mi viene in mente il profumo, che spruzzi profumo, il profumo, si sente il tuo profumo, e là vicino ai predatori, insomma, mi viene un po' questa immagine. E avrai consapevolezza che hai un'anima gemella accanto, in questi giorni. Fidanzamento mi dice che la storia passa a un upgrade subito, cioè a un livello più evoluto di consapevolezza. Ok, bellissime queste carte. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi per te, Leone. Anzi, mettiamo prima la carta guida con queste. Una carta guida per te. Leone, amore. Vediamo. E la temperanza, è una bellissima energia, La temperanza mi parla di una bellissima energia di equilibrio dentro di te e anche di comunicazioni belle che arrivano, volte a essere in armonia l'uno con l'altra, l'una con l'altra, l'uno con l'altro. E mi parla proprio di un'energia bellissima di comunicazioni. La temperanza sono comunicazioni, comunicazioni belle e di equilibrio. Una bellissima energia è questa. Qua abbiamo un 8 di spade, probabilmente qua veniamo da una situazione un po' più contratta, no? Vediamo, vediamo. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena nei prossimi giorni nell'amore? Leone. Se sentite rumore è la stufa a pellet, ogni tanto me lo chiedete cos'è quel rumore. È la stufa a pellet dietro di me. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone, qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena nei prossimi giorni sull'amore? Amore.
bellissimo, regina di bastoni e il sole, ti vedo molto felice. Felice, corteggiata o comunque sia, sì, no, no, è proprio corteggiata qua, o corteggiato. Una bellissima energia di freschezza, di un'amicizia che cambia, diventa qualcosa in più, se siete all'inizio, se la conoscete da poco questa persona. Ti vedo molto felice con il sole. E piena del tuo potere personale di sapere di essere corteggiata, di sapere di essere bella o bello, ok? C'è un forte magnetismo qui. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il sole, cavaliere di coppe, che ti ho detto, 3 di spade, l'imperatore. Allora, io vedo una bellissima energia di avanzamento d'amore per te, un invito e tanta gioia. Qua abbiamo una chiusura con una persona più autoritaria, mi viene da dire. Può essere anche la stessa, però vedo una situazione di difficoltà, di tradimento della fiducia con una persona più rigida. Sì, poteva essere anche il padre di famiglia o una persona molto concentrata sulla materia. Qua abbiamo il segno del leone come te, Ariete, Capricorno, Vergine e Toro. Ma ti vedo proprio contenta o contento. Vediamo, e anche Sagittario abbiamo. Energia attuale sull'amore. Re di bastoni. Molti di voi lo stanno già vivendo questo sodalizio con qualcuno. C'è questa persona che fa sforzo e impegno nei tuoi confronti e si dimostra aperta a te. Vediamo il positivo, abbiamo gli amanti. Sì, è una persona che ti dà completamente amore. Cioè una persona che ti dà proprio amore. Amore, amore, amore. Gli amanti al positivo mi parla dell'amore che c'è per te. Vediamo il blocco. La luna, un po' di paure sono legate a questa relazione. Oppure sai che cosa? Un po' di nervosismo. Ho paura o nervosismo. Vediamo il passato. 8 di spade, 6 di spade. Sì, vedi l'8 di spade l'avevamo anche qua, ti ricordi? Guarda, io ti dico che veniamo da un momento in cui ci stiamo lasciando alle spalle una situazione di mormorio e chiacchiericcio mentale, di chiusura con qualcuno e magari siamo andate via da una vecchia relazione o ci siamo allontanate da una situazione difficile e la mente può arrovellare un po', non so che cosa mi aspetta, non lo so, perché la luna, l'otto di spade, sì, un po', però io vedo qua una bellissima energia. Vediamo che succede nei prossimi giorni. Si chiude una tappa difficile, 10 di spade, 5 di bastoni, qua c'è gelosia, e il 9 di coppe. Per alcuni di voi date un ultimatum a qualcuno, perché è una persona che può essere gelosa di te, o geloso di te. Che viene dopo il 9 di coppe? 7 di coppe. Allora, ci sono due letture, adesso te le do tutte e due. Se ti sei messa o ti sei messo al primo posto rispetto a una situazione che non sai, non sapevi, basta, non voglio più saperne di questa situazione, mi riprendo in mano il mio potere, faccio la scelta di chiudere con una situazione energeticamente difficile per me e ti trovo bene dietro l'angolo col 7 di coppe, quindi tempo anche 15 giorni, ci sono delle nuove opportunità. In queste nuove opportunità vedo che c'è un upgrade subito arriva, cioè c'è un incontro d'amore e tu avrai consapevolezza che quella è la tua anima gemella, perché mi metto nel fidanzamento. Va bene? Quindi tu chiudi energeticamente con una situazione difficile che ti ha dato da pensare, ti ha dato da penare, ti ha dato un po' così e dietro l'angolo c'è un'altra persona. Subito, ok? Subito dietro l'angolo che fa ritornare il sorriso, la voglia di stare insieme, di condividere. Può anche essere la stessa persona alla quale tu darai un ultimatum qua. 5 di bastoni perché vedo un litigio per una situazione che deve finire, una situazione che deve finire. Va bene, 10 di spade, una situazione finita o che deve finire. Dai un ultimatum e ti vedo per delle cose che non sai, ti preoccupano, alla fine
dai un ultimatum, dici qualche cosa. E alla fine qua vedo col 9 di coppe che facendo questa cosa ti liberi da una questione che ti porti addosso, un peso. E il 7 di coppe mi parla dell'apertura di nuove possibilità con la stessa persona. Sei la stessa persona, mi spiego? Che viene dopo il 7 di coppe? Assolutamente c'è il matto. E allora, le due opzioni sono sempre più chiare. Tu ti liberi da una situazione con qualcuno che energeticamente ti porti addosso, chiudendo una situazione difficile di natura, di incomprensioni, di cose non dette, o scopri qualcosa e questo è il pretesto per mettere fine a una relazione, però già ti stai portando avanti delle reminiscenze e dietro l'angolo c'è una persona, subito, subito. Ripeto, magari non in 7-8 giorni, 10-15 giorni, va bene? Che c'è il matto con gli amanti qui. Avrai la consapevolezza che è la persona giusta. Fidanzamento, anima gemella, nausicaa, perché ti vedo corteggiata o corteggiato. Altrimenti è la stessa persona a cui dai l'ultimato per aver scoperto una cosa. Questa cosa che scopri è solo la goccia che fa traboccare il vaso, perché tu già ti porti avanti delle questioni di cui vuoi liberarti, nervosismo rispetto a delle questioni che riguardano litigio che può scoppiare qui o per altre persone o per cose nascoste, e alla fine c'è un punto e a capo. D'accordo? Ok, vediamo un po' cosa mi raccontano i mini tarocchi. Re di bastoni, energia attuale, leone. Il diavolo. Io ti dico una cosa. Qua c'è una situazione tossica che ti togli davanti, che vuoi tagliare. Con una persona del tuo passato, per alcuni di voi, o vuoi tagliare una situazione tossica del passato, può essere anche un pensiero di una stessa persona che ti impedisce di aprirti al nuovo. Dietro l'angolo c'è un'altra persona, che è quella giusta. Ok. Vediamo gli amanti al positivo. E che ti ho detto? Asso di bastoni. Assolutamente dietro l'angolo c'è questa opportunità. La luna al negativo. L'appeso. Incapacità qua ci sono situazioni ferme, queste situazioni ferme ti possono portare inquietudine o nervosismo, situazioni che non si muovono, che possono portare inquietudine e nervosismo a cui tu vai a fare fronte. 6 di spade, 8 di spade. Qua c'è il re di bastoni, 8 di spade, la ruota della fortuna. Qua tu vuoi un cambiamento, hai già voluto un cambiamento nel recente passato, un cambiamento di sistemare una questione che è ferma da troppo tempo e che ti dà inquietudine o ti dà nervosismo. Vediamo il 10 di spade. Qua abbiamo un re di coppe, chiudi con qualcuno qua, chiudi con qualcuno, vedi il 3 di spade, chiudi con qualcuno o una situazione si chiude. 5 di bastoni. Cavaliere di spade, qua vedo una discussione forte con qualcuno e mettere dei limiti. 9 di coppe. E qua abbiamo il cavaliere di coppe. Allora, o dai un ultimatum a qualcuno perché scopri qualcosa, o metti in chiaro delle cose, dai un ultimatum e qua vedo un litigio, una chiusura, tensione, e subito dopo c'è un'altra persona, e te l'avevo già detto, che ti dà proprio una nuova visione, oppure la stessa persona con la quale tu litighi, dai un ultimatum e ti viene a dare la coppa dell'amore, va bene? Vediamo questo 7 di coppe. 4 di bastoni, vedo un incontro, qua incontri con una o più persone, il matto. E il 2 di bastoni, per molti di voi conoscete una persona nuova con la quale si apre un nuovo cammino. Per altri invece la stessa persona con la quale litighi perché si chiude una situazione, e qua vedo un incontro dove ti porta a prendere un nuovo cammino con la stessa persona, va bene? Però l'amore è dalla tua parte, consapevolezza della tua anima gemella, c'è qualcosa che fa un upgrade della relazione, c'è qualcosa in più. Allora, qua abbiamo anche i segni del leone come te, Sagittario, Ariete, Cancro, Pesci, Scorpione,
Gemelli, Cancro, di nuovo Pesci e Capricorno. Sono i segni forti, Ok, vediamo cosa ti dicono, ti dice l'ultima carta dei Rider-Waite. La ruota della fortuna, qua arriva un cambio, il cambio che ti ho detto prima, vuoi un cambio? Cambio, cosa porta questo cambio? La papessa, infatti qua ci sono cose che vengono alla luce di cui tu ti fai capace e metti in chiaro delle cose. E qua la papessa ti dice la tua intuizione poi ti guiderà, ok? Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. E qua abbiamo una bella dichiarazione. Cos'altro? Ti amo? Sì, ma qua arriva proprio una bomba, una botta. Ti amo, cos'altro? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima, perché ti percepiscono in questo modo, delicatissimo, delicatissimo, con quel profumo di cui ti ho detto prima, una persona che non può fare a meno, ok? Cos'altro? Vediamo gli oracoli per chiudere, per concludere. Rigenerazione, qua questa è la carta che mi dice si chiude una situazione anche molto dolorosa, tic tac, da un momento all'altro cosa succede? Un incontro. Allora qua c'è una realizzazione, una rigenerazione che porta a un incontro da un momento all'altro. La tribù per me ha a che fare sia con un incontro con questa nuova persona, sia che tu scopri delle cose inerenti a delle situazioni o altre persone, c'è un litigio, una chiusura, è la goccia che fa traboccare il vaso per delle persone coinvolte, altre oltre a voi, chiudi questa cosa e dietro l'angolo c'è questa persona. Ecco perché la tribù poi è l'incontro anche con l'altra persona. Vedi qua ci sono i tuoi dubbi, il perché, vediamo un'altra. Sì, guarda che ti ho detto. Anime gemelle, consapevolezza della tua anima gemella. Per te è uno shock questa cosa, Cioè è una bomba che non ti aspetti, pensi che non ci sia più niente da fare, e poi succede qualche cosa, come la vita è la magia della vita. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.